Il CR-32 fu un aereo biplano da caccia prodotto dall'azienda italiana Fiat Aviazione. Fu il caccia biplano tipico della generazione di aerei da combattimento degli anni tra le due guerre, dove si ebbe nel Fiat CR-32 un esponente di primo piano. Questo agile, veloce ed efficiente velivolo portò la formula alla sua massima espressione e riscosse un grande successo, soprattutto dopo l'impiego nella guerra di Spagna. La sigla CR, dalle iniziali del progettista Celestino Rosatelli, identificò una intera famiglia di biplani, nata nel lontano 1923 con il CR-1, che tra l'altro fu anche il primo caccia interamente nazionale messo in servizio dopo la fine della Grande Guerra. L'evoluzione di questo aereo dette vita al successivo CR-20, che, entrato in servizio nella Regia Aeronautica nel 1926, fu costruito in circa 450 esemplari e rimase attivo fino alla vigilia del Secondo conflitto mondiale. Nel 1932 seguì il CR-30, che però, pur prodotto in 176 unità, non apparve del tutto soddisfacente. Fu proprio per migliorare le prestazioni complessive di questa macchina che Rosatelli progettò il CR-32, che sarebbe diventato il suo aereo più famoso. Il nuovo biplano, anche se più piccolo dei predecessori, ne conservava l'impostazione e la conformazione generale, le ali con configurazione di tipo sesquiplana, cioè con le semiali inferiori più corte rispetto a quelle superiori, avevano una struttura mista con longheroni e centine in duro alluminio e rivestimento in tela. Le controventature erano composte da montanti interalari, costituiti da tubolari rigidi tipo Warren, e da tiranti di acciaio. Stessa struttura di metallo e tela per gli alettoni, presenti solo sull'ala superiore. La fusoliera era in tubi di alluminio e acciaio ed era rivestita in duro alluminio sul muso fino al posto di pilotaggio, sul dorso nella parte inferiore e sotto la coda, e con tela nella parte restante dei lati e della pancia. Il motore era un Fiat A30RA a 12 cilindri a V raffreddato a liquido con una potenza di 600 cavalli, che azionava un'elica bipala metallica a passo regolabile a terra. Il CR-32 aveva un'apertura alare di 9,50 metri, una lunghezza di 7,45, un'altezza di 2,63, un peso a vuoto di 1325 kg e un peso massimo al decollo di 1850 kg. La velocità massima era di 375 km/h a 3000 metri di quota. La quota massima operativa era di 8.800 metri, l'autonomia era di 680 km. L'armamento consisteva in due mitragliatrici Breda Safat calibro 12,7 mm con 350 colpi per arma e sparanti attraverso il disco dell'elica. Nelle versioni per l'attacco al suolo poteva portare fino a 100 kg di bombe. Il prototipo fece il suo primo volo il 28 aprile del 1933 dall'aeroporto di Torino. L'apparecchio si rivelò particolarmente veloce, efficiente e maneggevole e impressionò sin dall'esordio per le sue eccellenti prestazioni. Nella primavera del 1935 cominciò ad arrivare ai reparti della Regia Aeronautica. Il quarto stormo caccia terrestre basato a Gorizia fu il primo ad equipaggiarsi interamente con il nuovo caccia, seguito ben presto dal primo, dal secondo e dal terzo stormo, e nel 1936 anche dal sesto. Per soddisfare la forte richiesta, la produzione assunse presto un ritmo elevato e si articolò attraverso 4 principali serie, differenti tra loro per l'armamento e per le modifiche agli impianti di bordo. Difatti, dopo il tipo base vennero realizzati il bis con un armamento suppletivo, ovvero 2 ulteriori mitragliatrici in gondole poste sulle semiali inferiori, spesso smontate perché influivano negativamente sulle prestazioni acrobatiche dei velivoli. Il TER, che aveva alcune differenze strutturali interne, il Quater, con alcune modifiche al parabrezza ed un collimatore di dimensioni maggiorate, e il Quater Tropicale, che presentava dei radiatori maggiorati per l'impiego nelle colonie italiane. Il CR-32 visse il suo momento di maggior gloria grazie al fatto che venne impiegato estesamente nella guerra civile spagnola.
quando grazie al migliore addestramento dei piloti italiani volontari nelle fila dell'aviazione nazionalista conquistò una netta supremazia sulla caccia avversaria, costituita per lo più da velivoli di fabbricazione russa. Questi ultimi erano condotti da piloti che erroneamente, senza sfruttare le migliori doti tecniche dei loro velivoli, si impegnavano quasi sempre nel combattimento manovrato, campo nel quale il CR-32 eccelleva. Fino alla primavera del 1939 furono completati circa 1200 esemplari del caccia Fiat, che conobbe anche un buon successo di esportazione. Primo acquirente straniero fu la Cina, con 24 apparecchi, seguita dall'Ungheria con 50, dall'Austria con 45 e dal Venezuela con 9 aeroplani. Tuttavia il maggiore utilizzatore estero di questo aereo rimase comunque la Spagna, che in aggiunta alla ventina di esemplari acquistati prima della guerra civile, ne ricevette circa 130 forniti direttamente dall'aviazione nazionalista e, al termine delle ostilità, un altro centinaio lasciati dal contingente italiano. Inoltre il caccia Fiat fu anche costruito su licenza dalla Hispano Aviación. L'intero contingente finì col raggiungere circa 400 unità, facendo del biplano Fiat l'aereo più impiegato durante la guerra civile. L'impiego del CR-32 fu intenso e molte furono le vittorie conquistate. Tra i reparti più famosi dell'aviazione legionaria sono da ricordare il 16° gruppo Cucaraccia, il 23° gruppo Asso di Bastoni e il 6° gruppo Gamba di Ferro. Al di là delle operazioni durante la guerra di Spagna, che furono ampiamente propagandate dalla Regia Aeronautica, il CR-32 conquistò fama anche per le sue grandi doti acrobatiche e questo venne dimostrato nel corso di numerose manifestazioni in Europa e in America del Sud, che lo videro incontrastato protagonista e che lo imposero come il migliore della sua categoria. La prima si svolse a Roma nel 1936 con 10 aerei del quarto stormo, che conclusero l'esibizione con il famoso passaggio del volo folle. All'entrata nella seconda guerra mondiale dell'Italia, i CR-32, anche se ormai obsoleti, equipaggiavano ancora numerosi reparti, con 328 esemplari presenti sul territorio metropolitano, in Libia e in Africa orientale. L'impiego in quest'ultimo teatro operativo fu assai logorante. Gli aerei impiegati prevalentemente come assaltatori si batterono con coraggio contro i più moderni e potenti caccia inglesi. Nella primavera del 1941 i velivoli sopravvissuti furono relegati alle scuole caccia. Un esemplare di CR-32 con le insegne dell'aviazione legionaria è conservato al Museo dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle. Si tratta di un HA-132L costruito su licenza in Spagna e donato all'aeronautica militare dall'aviazione militare spagnola nel 1955.